Ben ritrovati a Cronache di Pellegatti, questa volta per le feste natalizie, un'occasione speciale. Non vi racconteremo alcune partite o una partita in particolare, ma ci concentreremo su alcuni giocatori che ci hanno fatto battere il cuore. Carlo, ben ritrovato. Buone feste a tutti con giocatori che ci hanno regalato delle feste. Esatto, direi di partire con un ragazzo che è rimasto nel cuore dei tifosi del Milan come giocatore, ma anche come uomo, Riccardo Kakà. Carlo, iniziamo un po' Da quella foto. Sì, Dalla foto presa all'aeroporto di Malpensa, dietro di lui Ariedo Braida, questo ragazzino con gli occhiali che ha fatto dire ad Ancelotti: ma mi avete portato uno studente che magari deve preparare degli esami, però dopo il primo allenamento ha la faccia dello studente. Costa Curta disse: questo giocatore ci farà vincere il campionato. Gattuso disse: perché non riusciva mai a prenderlo, ma che giocatore avete portato qui? Quindi subito la prima impressione, ma mi fermo subito a quei primi giorni, intorno al 20-23 agosto, l'amichevole contro il Nacional di Bucarest, allenatore Walter Zenga. Lui credo che non entri dal primo minuto, entra dopo e fu uno spettacolo. Ricordo, io ero in tribuna, Milan attaccava a Cesena, si giocava, come se fosse verso la porta della curva sud, per farci capire. Non lo prendevano mai, era uno spettacolo straordinario. Era un po' come quando è arrivato Pato, ti danno queste impressioni, cioè che dici no, impossibile, no, impossibile, no, impossibile. Ma sono stati giorni meravigliosi, perché poi il Milan, non ha giocato Kakà, gioca la Supercoppa a Monte Carlo, vince 1-0, gol di Shevchenko di testa contro il Porto di Mourinho su passaggio di Rui Costa. Lì andiamo, poi partiamo in aereo per Ancona e lì ci fu il grande debutto di Kakà, c'è il famoso sombrero col passaggio laterale su Cafu che poi mette in mezzo per Shevchenko. Questo è il primo vagito importante di un fuoriclasse. tra l'altro Carlo, prima raccontavi appunto che anche a Milanello ne rimasero subito impressionati giocatori, non i primi che passavano, comunque senatori che subito sono stati colpiti da questo ragazzo. Ti chiedo come è cambiato il Milan con Riccardo Kakà? È quando cambi, quando metti un altro fuoriclasse. Il Milan aveva un giocatore del quale io sono ancora assolutamente innamorato, parlo del Musagete, parlo di Rui Costa. E quando incominciavano a metterlo al posto di Rui Costa, l'intelligenza, l'umiltà, la professionalità di Rui Costa capiva perché mettevano Kakà, con caratteristiche differenti. Rui Costa faceva andare la palla per dare gli assist, lui invece andava proprio con la palla e con dei dribbling, con delle giocate splendide, oltre che poi rompere le difese avversarie. Quindi cos'è cambiato? È quando hai messo un ulteriore fuoriclasse in una squadra di fuoriclasse. Non per niente li abbiamo chiamati i meravigliosi di Carlo Ancelotti. Ma invece passo a te, perché ognuno di noi ha un momento suo personale, no? Qual è la primissima volta che tu ti sei innamorato davvero di questo giocatore così meraviglioso? Ma già in quelle due partite avevo capito tutto, però erano amichevoli, eccetera. Poi diciamo che è stato un crescendo, no? Un crescendo continuo. Quel gol realizzato a Empoli con un tiro da lontano che batte Bucci, un tiro da prima dell'area. Poi dei gol importanti, come me ne ricordo uno in Belgio, mi sembra Bruges, dove il Milan doveva vincere, risolve Kakà con una prodezza straordinaria. Te le metto così, il gol, mi sembra con il Fenerbahce, quando lui era il Fenerbahce, mi Sì. sembra, scarta 5 o 6, veramente lì sembra veramente uno slalomista, uno slalom gigante, magari dovrebbe essere speciale, ma preferisco dire gigante, visto la statura di Kakà quando ne evita 2 o 3. Cioè, Kakà è quello che ti
realizza, come dicono i tifosi del Milan, realizza un sogno. Cioè ci sono delle azioni che tu dici, sì vabbè, ma tanto è impossibile. E lui questo sogno te lo realizza. Quindi è un crescendo di emozioni, di gol, di prodezze. Ne ho ricordate subito qualcuna. Bellissimo anche quello con il Celtic, importante, perché poi i giocatori forti non segnano solo tanti gol, segnano i gol importanti, magari un po' meno. Lui ha messo qualità e quantità e quindi è un crescendo incredibile che ci ha permesso di vincere il campionato. Non per niente mi sembra che sia lui che mette quella palla in mezzo, anche molto simile. Là c'era Rui Costa, qui c'era il suo erede Kakà quando battiamo la Roma 1-0, gol di testa, ma su Quell'esultanza storica che poi ci ricordiamo tutti. esatto, con Shevchenko che colpisce la palla. E un'altra esultanza storica, stiamo viaggiando, come c'è stato nel 99 mano nella mano Boban e UEA a Torino in occasione di una vittoria significativa, lì c'è stata il mano nella mano Seedorf e Kakà, cioè il calcio, a Yokohama quando segna e il passaggio di uno all'altro Di una qualità sopraffina. sopraffina, e lì è veramente spremuta di classe straordinaria. Hai parlato di gol, Carlo, immagino che tu ne abbia raccontati tanti. Ti chiedo quale telecronaca, se ne hai più di una, se ne hai solo una, che ti ha emozionato di più su questo ragazzo? Io i due gol di Manchester, d'accordo che la partita è finita 3-2 per il Manchester, ma poi tanto poi ce lo ricordiamo volentieri perché poi abbiamo vinto 3-0. I due gol di Manchester con credo Heinz e Fletcher, credo che fossero, che si scontrano mentre lui va e poi mette con delicatezza la palla in rete. Questo è uno degli altri grandi simboli di Kakà. Lì è un'azione che ci sembrava impossibile che lui rende Quando possibile. lui se ne va e che gli altri si scontrano, anche lo scontro tra i due, quello è un altro di quei gol strepitosi di Kakà. Ce ne sono tanti, quello me lo ricordo in maniera particolare. Credo che sia rimasto nel cuore davvero a tanti, anche perché poi ci ha portato a vincere la coppa più Poi il bella. gol importante è quello proprio che inizia la meravigliosa partita del 3-0, il gol iniziale. I gol iniziali di Seedorf e di Kakà sono straordinari, sotto la pioggia, mi ricordo ancora la palla, mi ricordo ancora la rete quando è arrivata dentro la palla che ha fatto cadere la pioggia, sono tutte immagini molto belle. Carlo, ma c'è un filo conduttore tra tutte le stagioni di Riccardo Kakà con la maglia del Milan? Le vittorie, il divertimento, io continuo a dire che la sconfitta di Istanbul, che ricordo non con rabbia o con nervosismo, continuo a dirlo, mi conoscono e sanno che l'ho già detto, mi scuso ma lo dico anche qui, e lì è la sindrome di Icaro. Quando il Milan è come il Icaro che ha voluto raggiungere il sole peccando di tracotanza e il sole gli ha sciolto le ali ed è caduto nel mare, lì i dei del calcio, quando hanno visto giocare quel primo tempo, hanno sciolto le ali al Milan perché aveva raggiunto la perfezione, e gli dei non vogliono che si giochi come Quel primo tempo è... non vogliono che si giochi come sull'Olimpo. Quando tu vuoi giocare come sull'Olimpo, arriva la tracotanza, l'hybris, e gli dei ti condannano. Quel primo tempo con Kakà che diede quei palloni è un'altra cosa sublime, una cosa straordinaria. E poi a proposito di assist, il Pippo mio, è come in Argentina dicono autore intellettuale, cioè l'autore intellettuale di quel gol fu proprio Kakà che diede quella palla bellissima a Pippo Inzaghi. Altra pagina importante di Riccardo Kakà è il suo legame con i tifosi del Milan. Ti chiedo quando è iniziato secondo te il primo sussulto? Si sono innamorati subito di quel bravo ragazzo, sempre corretto. Kakà, ha ragione Galliani, quando poi è andato via il Milan ha perso, dice Adriano Galliani, lui dice, se ben ricordo, 10.000 abbonati che non abbiamo più ripreso. Riguardo a quello, l'affetto dei tifosi, c'è sul finire della carriera rossonera di Kakà che è un ricordo meraviglioso. A gennaio del 2009, credo, sì. 2009, si sparge la voce che il Milan avesse deciso di venderlo al Manchester City.
Allora Kakà già dice, rimane ovviamente stranito, rimane sorpreso, non pensava, però intanto dice no, se devo andare via scelgo io eventualmente. Allora che cosa succede? Succede che si sparge questa voce. Allora i tifosi, in una notte io ero a Milan TV, ero a Milan, c'era la trasmissione del lunedì, sono in trasmissione, mentre io sono in trasmissione i tifosi in una notte ghiacciata, pioveva e nevischiava, vanno nella zona di Corso Magenta dove abitava... Via Aurelio Saffi. Via Saffi, esatto, dove abitava Kakà, vanno sotto la sua casa e gli dicono siamo venuti fin qua per... E non lo mollano, stanno lì diverse ore. Sono qui per saper, non per vedere Kakà, non so la parola esatta, per... Non si vende Kakà, era il coro. Ah, era il coro, non si vende, però erano anche andati là dicendo siamo venuti fin qua per Sì. salutare Kakà. Non si vende Kakà, lui esce, apre la finestra, mette la maglia, mette la mano sul cuore. Io sono a Milan alla trasmissione del lunedì, vado a casa. Io sto andando verso casa, pioveva, nevicava, mi richiamano e mi dicono non si vende più Kakà, l'ha detto il presidente Berlusconi da Biscardi. In trasmissione poi ci chiama Kakà e ci conferma questo. E quindi fu un momento splendido, come anche il momento del ritorno. Quando noi siamo in via Turati, torna Kakà, apro una parentesi, quando è andato e Adriano Galliani è andato davanti a Florentino Perez l'ha visto piangere e ha detto Adriano, i rapporti tra Florentino Perez e Adriano Galliani sono straordinari. Mi dice una volta Adriano Galliani, addirittura spoileriamo una cosa simpatica, che i figli di Florentino Perez quasi lo chiamano zio, tanto per dire i rapporti. Quando l'ha visto piangere ha detto guarda, possiamo non chiudere la trattativa, l'ha visto soffrire. No, qui ha detto, qui piange l'uomo, ma non piange il dirigente deve fare il suo lavoro. E quindi dopo è tornato, tutti contenti, io ero andato una volta a intervistarlo e lui mi chiede sempre del Milan, come tutti i giocatori che sono andati via dal Milan, torna e ricordo in via Turati sotto la diretta con lui che metteva fuori. Non è stato più il Kakà di prima, però tutti contenti quando è tornato. Sì, poi aveva segnato un record di gol suo personale, mi ricordo, in casa San Siro, quindi c'è sempre stato questo legame molto forte con i tifosi, no? Io onestamente, non so tu, ma io non ricordo una partita come quella che è stata Milan-Fiorentina all'epoca, in cui tutto lo stadio per 90 minuti cantava "Non si vende Kakà". Sì, è un rapporto particolare di un giocatore particolare che adesso tutti ancora... Direi che sono due i giocatori, qua la gente si scioglie, Van Basten e Kakà. Carlo, ma tu che hai avuto modo di intervistarlo, di parlargli, c'è un qualcosa di lui come uomo, non come giocatore, che ti ha sempre colpito? Direi che proprio l'umanità, l'intelligenza, la sensibilità, la passione, l'amore per il Milan. Si vede quando c'è un giocatore che ama il Milan, che quando parla del Milan si bea. Era bello intervistarlo, l'ho intervistato tante volte, però intervistare Kakà era sempre un piacere. Mai banale, niente titoloni o cose clamorose, mai banale, ma trasudava veramente affetto per i colori del Milan. E se chiudi gli occhi, qual è la prima cosa che ti viene in mente se ti dico appunto Riccardo Kakà, la primissima, distinto? La primissima cosa che mi viene in mente è il suo sorriso. Mi viene in mente il suo sorriso, anche l'altro giorno ha giocato la partita Sì. Legends, non vecchie glorie, Legends, ha salutato il Milan per il suo compleanno insieme all'altro campione che è Pato, ed è un altro giocatore. Ogni tanto ho chiamato il cavallo Smoking Bianco e era contento, mi ha chiesto come andava. È un giocatore che speriamo che torni presto a salutarci. E abbiamo sempre sognato che potesse trovare un ruolo nel Milan. Sì, perché è una mancanza che non si placa, nonostante gli Come è anni. arrivato Ibrahimovic, trovare un ruolo a Kakà, che poi è impegnato in Brasile, alla famiglia, ha avuto degli altri bambini, però sarebbe straordinario, un bellissimo ricordo.
Carlo, io ti ringrazio per questa lunga chiacchierata su un giocatore che ancora adesso, se ne parliamo, ci scalda il cuore, e al prossimo Cronache di Carlo.